Guten Tag amici, bentornati in Lorenz in der Schweiz, io sono Lorenzo Pardini. Allora, come ben sapete, la Svizzera è il paese dove si guadagna, gli stipendi sono alti, tutti questi luoghi comuni, ma effettivamente come sono le trattenute in busta paga, cioè le tasse che si pagano, sono più alte o più basse rispetto a una busta paga italiana normale? Allora, partiamo subito dicendo che sì, effettivamente le trattenute in busta paga, nella busta paga svizzera, sono più basse rispetto a quelle italiane. Adesso tra poco andremo a vederlo. Io già in un vecchio video, tasse sullo stipendio svizzera, avevo parlato di un calcolatore, cioè il sito Talent, dove qui potete farmi una prima idea sulla pressione fiscale svizzera, vedendo le varie trattenute, le varie spese e così via. Ma adesso andiamo a vederlo in questo video specifico, subito dopo la sigla di Lorenz in der Schweiz. E andiamo. Allora amici, eccoci qua, analizziamo la busta paga svizzera. Allora, questa prima sigla HV, sarebbe il primo pilastro, è il 5,3%, è la pensione di vecchiaia che si matura a 65 anni, e quindi c'è questa trattenuta. Testimoniare che al salire dell'età della persona la trattenuta è un po' più alta, quindi io avendo 33 anni e il 5,3, quando si hanno 40, 50, 60 anni è un po' più alta la trattenuta e così via. Poi da dire in merito alla pensione svizzera che ci sono i famosi tre pilastri, l'HV è il primo, che è quello pubblico, poi c'è il secondo pilastro che è il BVG, che è tipo il TFR in Italia, e qua non è presente perché praticamente viene applicato quando si guadagna più di 23.000 franchi all'anno con un unico datore di lavoro. Io, siccome faccio vari lavori, questo è un datore di lavoro e non me lo applica. E poi c'è il terzo pilastro che è facoltativo, che è la pensione integrativa, è una pensione quindi privata, cioè noi praticamente paghiamo una certa cifra al mese, 50, 100, 200, 300 franchi a salire, e questa poi ci viene anche detratta, quando la dichiariamo ci viene detratta dalle tasse, e poi a 65 anni la riceveremo. E poi il terzo pilastro praticamente è una somma che in genere ci sono degli interessi, quindi è più alta, poi ne parlerò in un video a parte. Proseguiamo. La LV Abzug praticamente è la cassa disoccupazioni, la famosa RAV qua in tedesco, e praticamente è l'1,10%, quindi quando si è in disoccupazione si prende circa l'80% di quello che si guadagnava di quando si lavorava, e si danno le buste paghe e tutto, e la RAV vi darà questa somma. Poi naturalmente mentre si è in disoccupazione bisogna seguire, si possono fare dei corsi, bisogna cercare lavoro, se no poi si perde, è molto diverso rispetto all'Italia, ne parlerò in un video a parte. Poi il KTG è la malattia, e quindi c'è il 0,72%, come vediamo. Qui in Svizzera, allora, i primi 3 giorni di malattia non sono pagati, poi dal terzo giorno con il certificato del vostro medico di famiglia vi sarà pagata, ed è anche questa circa l'80% dello stipendio lordo che si prende. NBU, Beitrag è l'incidente fuori dal lavoro. Allora, se si lavora almeno 8 ore a settimana, praticamente il datore di lavoro vi paga questa percentuale sulla busta paga, cioè ve la detrae. Infatti questa busta paga è da dipendente. Se invece non fossimo dipendenti, ce la dobbiamo pagare noi, praticamente noi, come già detto, la cassa malati, essendo un'assicurazione sanitaria privata, noi la paghiamo, e poi in più ci sarà l'infortunio sul lavoro, che in genere sono 20-30 franchi in più al mese, quindi qua in questo caso me lo sta pagando, me la detrae il mio datore di lavoro, se no, se siamo autonomi ce la paghiamo noi. E queste sono le Abzughe, sono le tasse che praticamente a livello nazionale che si pagano tutti. Poi invece quelle storie sono le tasse che si pagano nel cantone dove si lavora. Quindi in questo caso qua il cantone di riferimento è l'Argovia, che è questo cantone di fianco a Zurigo praticamente, e qui è il 7,09%. Quindi 7,9% di quelle storie tasse cantonali.
Quindi guardando tutte le varie tasse, quindi l'HV, la LV, quindi 5,3%, 1,1%, 0,7%, 2,4%, totale viene 16,6% di trattenute totali, che diciamo rispetto all'Italia è una buona media. Poi logico cambia sempre da persona, non è un parametro assoluto perché cambia sempre, bisogna vedere la persona, cioè l'età della persona, il cantone dove si lavora, perché logico che in certi cantoni sono leggermente più basse le tasse rispetto ad altri, però rispetto alla media italiana sono molto più basse. Allora, eccoci alle conclusioni. Come avete visto, praticamente la pressione fiscale è molto più bassa rispetto a quella italiana, perché in questa busta paga che ho analizzato è il 16,6%. C'è da fare però questa premessa che la cassa malati, cioè la sanità in Svizzera, è praticamente privata, poi c'è una commissione tra pubblico e privato perché il pubblico interviene su tante cose, ma di base è privata. Se volete farvi un'idea del costo della cassa malati svizzera, comunque della sanità privata in Svizzera, basta andare sul mio vecchio video, la bussola svizzera, dove qui attraverso comparatore comparis.ch, inserendo la vostra età e il vostro luogo di domicilio in Svizzera, potete vedere quanto costa mensilmente la cassa malati, così farvi una prima idea di questo costo. Trovate il video su YouTube sul mio canale, anche qua nei commenti c'è un link in descrizione. Quindi consideriamo che nella busta paga italiana alcune detrazioni vanno anche nelle tasse per la sanità. Poi è logico che purtroppo, soprattutto nel sud Italia, la sanità pubblica non funziona molto bene, quindi tante volte se magari andate in ospedale avete bisogno di una visita, di un'ecografia, alcuni esami, la lista d'attesa è molto lunga e quindi se uno ha necessità deve andare al privato, quindi alla fine è come se la pagasse due volte, perché una volta viene trattata dalla busta paga e poi quando si va al privato si paga, quindi si paga due volte. E poi anche altre cose, però non è qua il canale dove fare queste considerazioni. Io adesso ho guardato in generale la busta paga, guardando la pressione, e quindi ritornando alla nostra pressione fiscale, in questa busta paga era il 16,6%, invece in Italia, io fino a settembre 2020 ho lavorato in Italia e mi ricordo che nelle mie vecchie buste paga la pressione fiscale era almeno un 40%, quindi di quello che dell'ordo un 40% andava in tasse, poi se lo stipendio è più alto anche si fa un 50%, il resto è il netto che si prende. Quindi vi ringrazio per avermi seguito anche oggi con questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, fate like quindi sulla pagina, sui video, se avete bisogno di qualsiasi cosa scrivetemi sui miei canali social, sulla mia mail, e da Lorenz in der Schweiz per oggi è tutto e al prossimo video, ciao!